Eccoci qui, benvenuti a questo nuovo approfondimento. Il titolo di oggi pone una domanda tanto semplice quanto scomoda. Perché le riforme costano voti? Oggi andremo a esplorare uno dei paradossi più incredibili della politica moderna. Analizzeremo un database davvero monumentale per cercare di svelare un mistero, cioè perché fare la cosa oggettivamente giusta per l'economia si rivela quasi sempre una mossa letale per la carriera di chi governa. Insomma, allacciate le cinture perché ci immergiamo nei dati. E per capire quanto sia radicato questo problema, dobbiamo fare un bel salto indietro nel tempo. Pensate che Machiavelli ci aveva già avvertito nel 1513. Scriveva che non c'è letteralmente nulla di più pericoloso che mettersi in testa di introdurre un nuovo ordine delle cose. Perché? Perché chi innova si fa nemici tutti quelli che ci guadagnavano col vecchio sistema e trova difensori molto, ma molto tiepidi in chi potrebbe beneficiare del nuovo. Questa resistenza ai cambiamenti non è solo filosofia, è un problema vecchio di secoli che oggi vediamo esplodere in pieno nelle nostre democrazie. Il che ci porta dritti alla nostra domanda fondamentale, il vero mistero elettorale. Perché cercare di migliorare l'economia a lungo termine costa così spesso il posto a un leader politico? Voglio dire, in teoria, se un governo fa bene all'economia, chi vota dovrebbe premiarlo, no? Anche la teoria economica classica dice proprio questo. Eppure, quando si mettono in campo riforme strutturali vere, i leader che se ne prendono la responsabilità vengono regolarmente puniti alle urne. C'è una specie di cortocircuito pazzesco tra le buone intenzioni per il paese e il consenso elettorale. Ora, per rispondere a questa domanda non saremo qui a fare chiacchiere da bar, ma ci affideremo a una vera e propria montagna di dati. Un team di ricercatori di primissimo livello ha creato il Structural Reform Database, che è fondamentalmente la banca dati più massiccia mai costruita su questo argomento. Parliamo di roba che copre 90 nazioni, dal 1973 al 2014. Hanno analizzato riforme in ogni settore e incrociato tutto con le elezioni di 66 democrazie. Insomma, non è un esercizio teorico, è la storia economica ed elettorale di mezzo mondo presa e messa sotto la lente di ingrandimento. Giusto per essere chiari e mantenere la nostra analisi totalmente neutrale, cosa intendiamo esattamente per riforma? I ricercatori hanno usato una scala semplicissima da 0 a 1. 0 significa massima regolamentazione, 1 significa completa liberalizzazione. Quindi, quando diciamo riforma in questo contesto, intendiamo semplicemente un movimento verso il libero mercato. Niente politica, nessuna preferenza ideologica. Si misura solo l'entità del cambiamento, punto e basta. E qui arriviamo al cuore del problema. È tutta una questione di tempi sballati. Immaginate due orologi che ticchettano su pianeti diversi. Da una parte avete l'orologio economico, che è lentissimo. Se fate passare una riforma nel primo anno, i costi arrivano subito tra il secondo e il terzo anno. I benefici? Quelli si fanno attendere fino al quarto o quinto anno. Dall'altra parte, invece, avete l'orologio politico, che corre all'impazzata verso le prossime elezioni. Capite la follia? Il politico deve chiedere i voti proprio quando i cittadini stanno pagando il conto della riforma, ma non ne vedono ancora i frutti. Per capirci meglio, guardate l'effetto sul PIL, il prodotto interno lordo. Quando parte una grande riforma, a breve termine, l'effetto è praticamente zero, piatto. È solo dal quarto, e in modo ancora più netto dal quinto anno, che si vede un aumento della produzione economica, diciamo intorno all'1%. È un bel risultato, certo, ma mettiamoci nei panni di chi governa. 5 anni di attesa, in politica, equivalgono più o meno a 2 o 3 ere geologiche. Allora, qualcuno potrebbe dire, ok, ma se le liberalizzazioni ci mettono così tanto, faccio il contrario. Rimetto le regole e guadagno consenso subito. Magari fosse così facile. I dati ci sbattono in faccia una verità tremenda. È vero che i benefici delle liberalizzazioni sono lenti, ma i danni causati dall'inserire nuove restrizioni sono immediati. Bloccare o invertire una riforma fa crollare subito la produzione economica. Praticamente è una trappola senza via d'uscita. Se spingi sulle riforme, perdi voti a breve termine. Se torni indietro, fai danni economici a breve termine. È una simmetria letteralmente devastante. Da una parte abbiamo una salita lenta, graduale, faticosa che piano piano costruisce la crescita. Dall'altra, quando si stringono le regole, abbiamo un crollo vertiginoso e velocissimo. Come nella vita, distruggere è molto più veloce che costruire. E per chi deve governare cercando di bilanciare i conti dello Stato con il bisogno disperato di non farsi cacciare alle elezioni successive, è un incubo. E quantifichiamo questo incubo, vi va? Cosa succede, numero alla mano, se forzate una riforma liberale proprio nell'anno in cui si vota? Ecco la risposta. Subite un calo secco dell'1,4% nella vostra percentuale di voti. Ora, l'1,4% può non sembrare la fine del mondo, giusto?
Ma in un sistema competitivo in cui i governi si decidono sul filo di lana, perdere 1,5 punti percentuale significa fare gli scatoloni e sgomberare l'ufficio. È un prezzo salatissimo per aver fatto la cosa giusta nel momento sbagliato. Ma allora non c'è speranza? In realtà c'è una via d'uscita super strategica, il tempismo. I dati parlano chiaro. Far passare le riforme a ridosso del voto è un suicidio politico. Ma la memoria di chi vota, ammettiamolo, è sorprendentemente corta. Se la riforma viene approvata all'inizio del mandato, quel costo elettorale praticamente svanisce. La botta arriva subito, gli elettori si arrabbiano, ma passati 3 o 4 anni non solo la rabbia è passata, ma iniziano anche a farsi vedere i primi benefici concreti sull'economia. Immaginatevi la situazione come se fosse una medicina bella amara. Le riforme strutturali come quelle sul mercato del lavoro agiscono un po' come una cura molto forte. Prima ancora di farti guarire, ti stendono. Magari la disoccupazione sale temporaneamente, gli stipendi devono riaggiustarsi. Insomma, i benefici futuri sono diffusi, ma i dolori del presente sono forti, localizzati e fanno un sacco di rumore. Quindi, se andate dal paziente mentre si sta contorcendo dai dolori della cura e gli chiedete un parere sul medico, è ovvio che voglia licenziarlo all'istante. Ma attenzione, perché c'è un altro colpo di scena che cambia completamente le carte in tavola, ed è lo stato di salute generale dell'economia quando si introduce la riforma. L'effetto non è sempre uguale. I ricercatori hanno scoperto che la stessa identica riforma può avere reazioni diametralmente opposte se la lanciamo mentre l'economia vola o mentre sta sprofondando. Il contesto, quando si tratta della pazienza degli elettori, è letteralmente tutto. Ed ecco la regola d'oro che emerge. Fare riforme durante una recessione è il modo migliore per massimizzare la penalità elettorale. È una catastrofe. Rendere i licenziamenti più facili in un momento in cui il lavoro già non si trova peggiora solo la crisi e fa infuriare le persone. Ma se quella stessa identica riforma la fai durante un periodo di espansione economica, non solo te la perdonano, ma a volte vieni persino premiato. Per tornare alla nostra metafora, se dai una medicina forte a un paziente già mezzo morto, finisce male. Se gliela dai quando è in forze, funziona alla grande. Chi è che rischia di farsi più male in assoluto? La ricerca non lascia dubbi. I governi a partito unico e i sistemi maggioritari, soprattutto nei paesi ricchi. Perché? Molto semplice. Responsabilità. Se sei in una grande coalizione tipo minestrone, le colpe si diluiscono e si rimpallano. Ma in un sistema maggioritario c'è un solo bersaglio chiaro e luminoso. Gli elettori sanno esattamente chi hanno davanti sulla scheda elettorale e sanno benissimo chi punire. Insomma, tutto questo ci porta a una provocazione bella grossa su cui voglio farvi riflettere. Se il nostro stesso sistema democratico punisce matematicamente chi cerca di creare crescita a lungo termine nei momenti difficili, allora stiamo disincentivando il coraggio politico alla base. Cioè, la nostra voglia di risultati immediati ci sta forse condannando a rimanere fermi? Vogliamo politici che calcolano ogni mossa solo per sopravvivere al prossimo voto, o leader disposti a prendersi fischi oggi per salvare le prossime generazioni? È una domanda grandissima e lascia a voi trovare la risposta. Alla prossima!